Oggi poche chiacchiere perché dobbiamo fare il Grand Caramel, questa piccola bontà della pasticceria francese che non è da confondere con il fior di latte bolognese, perché si fa in due modi diversi, ma è un qualcosa di semplicemente poetico. E lo facciamo tutto in casa, anche il caramello, che è super facile, non vi preoccupate. Sigla e lo prepariamo insieme. Prima cosa scaldiamo e facciamo aromatizzare il nostro latte. Se avete la bacca di vaniglia, la incidete, togliete i semini e buttate tutto dentro, oppure potete fare come me e usate una punta di cucchiaino di polvere di vaniglia bourbon. Assolutamente, tassativamente no alla vaniglina, in questo caso proprio no. Diamo una mescolatina e portiamo appena prima del bollore. Vedete che inizia a fare così, lo spegniamo e lo lasciamo riposare per circa 15-30 minuti, così intanto prenderà benissimo il sapore della vaniglia e al contempo un pochino si raffredderà. E mentre il nostro latte si riposa, noi facciamo in modo facile il caramello. Per favore, se possibile, evitate di usare quello compero, che è francamente triste. È semplicemente da mettere lo zucchero in un pentolino. Mettiamo su fiamma altina, non massima ma altina, lo livelliamo e poi lo lasciamo lì. Non dobbiamo fare niente e soprattutto non dobbiamo toccarlo e non dobbiamo neanche mescolarlo nel modo più assoluto. Piano piano vedete che lui inizia a sciogliersi dai bordi. Ancora non lo tocchiamo e comunque ci premuniamo con una spatolina di silicone o comunque qualcosa che sia antiaderente, non cucchiaio o roba simile. Abbassiamo un pochino il fuoco, occhio perché il caramello, ragazzi, è un attimo che da così si strina. Tirate su un attimo, lo girate, mi raccomando non toccatelo, non fatevi venire voglia di toccarlo perché se no fate i grumi. Ecco, lo tirate su, vedete, perché la padella questa è in acciaio ed è caldo sotto, quindi comunque anche quando lo sollevate lui continua ad andare. In questo modo riusciamo a sciogliere tutto, fare un caramello di un colore perfetto e soprattutto senza bruciarlo, perché se lo lasciamo lì su a contatto con la fiamma o con la piastra troppo tempo, dopo lui brucia. Un secondo solo che sciogliamo quell'ultimo pochino che è rimasto lì, quindi ancora giusto 10 secondi, lo ritiriamo su e lo continuiamo, vedete, a girare. Boh, il nostro caramello, ragazzi, è pronto. E prima che si rapprenda lo versiamo o nei pirottini singoli oppure in quelli monoporzione che abbiamo deciso di usare. Se dovesse un pochino rapprendersi, comunque mentre lo versiamo lo rimettiamo un attimo sul fuoco e lui si scioglie di nuovo. Passiamo a preparare il composto. Mettiamo lo zucchero e le uova. Adesso dobbiamo semplicemente sbattere le uova con lo zucchero senza montare e incorporando la minor aria possibile. Ecco perché io al posto di una frusta preferisco usare una forchetta. Deve diventare, vedete, questo composto molto omogeneo. Ecco qua, fatto. Altro passaggio da fare in modo che venga un risultato veramente perfetto è quello di passare ad un colino a maglia fine, vedete come questo, il composto di uova. In questo modo anche quei pezzettini di albume magari che sono rimasti un po' interi verranno amalgamati al tutto. Vedete, questo è l'albume che magari fa un po' più fatica a incorporarsi visto che non le abbiamo montate. È un passaggio che vi consiglio caldamente di fare, anche perché non è difficile. Lo fate finché nel colino non rimane più niente. Ecco, non so se riuscite a vedere, ma adesso è veramente omogeneo, è perfetto. Adesso aggiungiamo il latte, perché nel raffreddarsi fa un po' di pellicina, così in questo modo siamo tranquilli che non finisce intera nel nostro dolce.
Amalgamiamo con la spatolina, ricordando sempre che non dobbiamo incorporare aria, dobbiamo semplicemente amalgamare i due ingredienti. Con un mestolino piccolo diamo una mescolatina al nostro composto e poi andiamo a riempire i nostri pirottini. Potete usare anche quelli di alluminio usa e getta, io preferisco sempre usare cose che si possono poi lavare e riutilizzare. Possiamo tranquillamente riempirli bene fino all'orlo. Mi raccomando, tutte le volte diamo una mescolata prima di prendere su il composto. Infine, fondamentale, nella pirofila mettiamo acqua fino a 3/4 del pirottino o della forma intera che abbiamo utilizzato, perché questi devono cuocere a bagnomaria. Voilà! Adesso andiamo in forno. E questa adesso come la puliamo? Nessunissimo problema, la lasciate raffreddare completamente, mi raccomando, poi mettete cucchiaio sporco, quello che avete dentro, riempite a livello con acqua a temperatura ambiente e lasciate che si sciolga 3 secondi e poi sparisce tutto. Quando finisce il tempo mi raccomando di fare la prova con lo stuzzichino, lo stuzzicadenti. Se viene su pulito siete a posto. Togliamo poi dall'acqua, stando attenti a non scottarci, i pirottini o la pirofila intera e lasciamo raffreddare completamente. Una volta raffreddati li copriamo con pellicola alimentare o con della stoffa cerata e vanno in frigorifero per almeno 4-5 ore. Se tutta la notte è meglio. E dopo una notte il nostro creme caramel è pronto per essere sformato. È fondamentale utilizzare un coltellino e fare tutto il filo intorno in modo da facilitare la sformatura. Prendiamo il piattino grande o piccolo che sia, lo ribaltiamo e con un colpo secco lo sformiamo in tutta la sua bontà. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!